Giuseppe Garibaldi nacque a Nizza il 4 luglio 1807 e, come tutti, eroe di Zero Mondi. In quel periodo il territorio era occupato da Napoleone, di conseguenza Garibaldi nacque come cittadino francese. La famiglia apparteneva alla piccola borghesia. Il padre Domenico si era spaccato la schiena conducendo una dura vita da marinaio. Nizza era una città di confine linguistico e, finita l'era napoleonica, tornò al restaurato regno di Sardegna della dinastia Savoia. Sin dall'infanzia il giovane Giuseppe intendeva seguire le orme del padre, nonostante sua madre desiderasse un futuro più tranquillo per lui. In questo periodo si faceva chiamare Peppino. E così, sin dall'adolescenza, Peppino navigava per il Mediterraneo, prima insieme a suo padre, e poi come mozzo. Dopo anni di gavetta riuscì a diventare capitano di terza classe. Nel frattempo l'Italia era in tumulto e si scatenarono diversi moti popolari che furono repressi nel sangue. In uno dei viaggi di Capitan Peppino si imbarcò una setta di San Simoniani, i quali gli insegnarono i valori della libertà dei popoli e della patria. Peppino rimase folgorato dalle loro parole e decise di diventare un difensore dei popoli. Subito dopo, in una taverna di Taganrog, incontrò una persona. Ehi, lo sai che è nata una nuova associazione? Si chiama Giovine Italia. Punta alla libertà del popolo italiano! Wow, anch'io sono per la libertà dei popoli! Il loro capo si chiama Giuseppe Mazzini e viene da Genova. Peppino si innamorò di questi discorsi e qualche anno dopo si iscrisse all'associazione. Mazzini era convinto di poter unire l'Italia con rivolte popolari sollevati dai ceti sociali più poveri. E così tentò l'impresa nel 1933. Dopo aver ottenuto generosi finanziamenti, organizzò delle rivolte nel Regno di Sardegna. A guidarle fu incaricato il generale Gerolamo Ramorino. Pessima scelta! Sprecò molti dei fondi e arruolò pochissimi soldati, nonostante la sua richiesta di posticipare l'operazione. Ma Mazzini era comunque determinato a procedere. Il piano prevedeva che il generale invadesse la regione della Savoia, mentre da Genova diversi militari, tra cui Peppino, avrebbero scatenato le rivolte in città. Ma i Savoia sapevano già tutto e soppressero il colpo di stato sul nascere. Al Nizzardo non rimase che la fuga. Prima di lasciare il regno, però, andò a casa per dare un ultimo saluto alla sua famiglia, senza sapere se l'avrebbe mai rivista. Mentre si trovava a Marsiglia, venne a sapere di essere stato condannato a morte in quanto capo cospiratore. Dopo qualche mese partì in esilio per il Sud America con l'obiettivo di diffondere la propaganda mazziniana, tenendo un occhio vigile verso l'Italia, convinto che prima o poi sarebbe arrivato il giorno del riscatto. Quindi, fino a questo momento possiamo considerare Garibaldi eroe di almeno un mondo? Direi proprio di no. E così per Peppino iniziò una nuova vita in un nuovo continente. Destinazione Impero Brasiliano. Qui si faceva chiamare João. Appena arrivato a Rio de Janeiro, fu accolto da esuli mazziniani e si unì a loro. Bisognava radunare più esuli italiani possibili per una futura insurrezione in Italia. Ma João si rese conto che, a suo dire, i suoi compagni erano tutto fumo e niente arrosto. Si stava mantenendo facendo il commerciante, ma questo mestiere gli stava stretto. Voleva fare qualcosa di importante. Nel frattempo era stato arrestato un rivoluzionario italiano, Tito Livio Zambeccari. João decise di incontrarlo. Egli sosteneva la provincia del Rio Grande del Sud, la più ricca e autonoma del Brasile, che da 2 anni era in guerra per la propria indipendenza. Il suo presidente si chiamava Bento Gonçalves. João decise di incontrarlo e rimase affascinato dai discorsi di Zambeccari. Fedele al desiderio di combattere per la libertà dei popoli, decise di sostenere la causa della Repubblica del Rio Grande pur senza conoscerla. Voleva mettersi al servizio di un Davide contro Golia. Per questo non vide le contraddizioni della Repubblica che vi lascio in queste note. João offrì la sua nave e divenne un corsaro. Ora, per evitare fraintendimenti, che cos'è un corsaro? È simile a un pirata? Non esattamente. I corsari sono ingaggiati ufficialmente da un governo con l'obiettivo di sabotare e depredare le navi nemiche. E così João lasciò le coste brasiliane e fece le sue prime razzie. Poi si spostò a Montevideo, in Uruguay, alleato coi riograndensi. Ma non sapeva che la situazione politica era cambiata e il Brasile aveva imposto al paese l'arresto dei corsari. João venne a sapere in tempo della cosa e lasciò la capitale in fretta e furia, ma non vi fu tempo di fare rifornimenti di cibo. E così mandò uno dei suoi in cerca di rifornimenti. La nave attese per diversi giorni, ma nel mentre arrivò un'imbarcazione uruguagia. Vi fu un breve scontro a fuoco. Il timoniere fu ucciso e João ne prese il posto.
ma fu colpito al collo e cadde privo di sensi. Gli scontri proseguirono e la nave riuscì a fuggire lungo i fiumi argentini, ma le condizioni di Joao erano critiche. Devi curarti più presto! Ma la città più vicina è Gualeguay, ostile al Rio Grande! Va bene, portatemi lì lo stesso. Iniziò un periodo di cura e libertà vigilata che durò circa 6 mesi. Durante la sua prigionia, il presidente Bento Gonçalves fu catturato dai brasiliani e la rivoluzione subì un duro colpo. In Argentina era salito al potere Juan Manuel de Rosas, un politico molto pericoloso. Quando venne a sapere della prigionia di Garibaldi, ne ordinò il trasferimento. Joao tentò una fuga, fallendo. Confessa! Chi sono i tuoi complici? Ah, non vuoi parlare? E va bene! Ma lui rimase in silenzio. Passarono 2 mesi e Rosas decise di scarcerarlo, poiché la sua presenza cominciava a farsi politicamente pesante. Joao arrivò a Montevideo, dove fu aggiornato sulla situazione del Rio Grande. Bento Gonçalves era riuscito a fuggire ed era tornato alla capitale provvisoria Piratini, ridando vita alla rivoluzione. Ehi Joao, vuoi unirti all'esercito riograndense? Fammici pensare un attimo. Allora, che cosa ho fatto in questi 2 anni in America? Ho tentato di organizzare una rivoluzione insieme ai mazziniani, ma ho fallito miseramente. Invece in battaglia mi sono fatto valere. Quindi io non sono un grande organizzatore o propagandista, ma sono un soldato. Sì, combatterò per i popoli oppressi. E così si unì al Rio Grande, mettendo da parte l'infruttuosa causa mazziniana. Divenne il comandante della flotta da guerra riograndense, che in quel momento esisteva solo sulla carta. La capitale Porto Alegre era stata presa dagli imperiali, ma era tenuta sotto assedio. La città si stava rifornendo via mare attraverso la laguna delle Anatre. Il compito di Joao era quello di sabotare tali rifornimenti. E così si piazzò a ridosso della laguna, dalla quale partivano le incursioni marittime con 2 navi, una delle quali capitanata da Joao stesso. Le azioni corsarie furono un successo e gli imperiali furono costretti a scortare i rifornimenti con navi da guerra, rallentando la logistica. Al di là della guerra, Joao se la stava spassando. Corteggiava numerose donne riograndensi e cominciò anche a indossare un poncho in stile gaucho, che non avrebbe più tolto per il resto dei suoi giorni. I brasiliani erano stufi delle incursioni riograndensi e così organizzarono una retata contro Garibaldi, mandando uno dei loro uomini migliori. Rimasto solo col cuoco, Joao fu attaccato di sorpresa. Rispose al fuoco con tenacia, nonostante si trovasse in inferiorità numerica. E all'arrivo dei rinforzi ebbe la meglio sugli imperialisti. L'eco della battaglia rese famoso Garibaldi in tutto il Sud America. Per Bento era essenziale avere una base sull'oceano, perciò fu ordinata la conquista di Laguna. Ma via mare era irraggiungibile. Un confronto diretto sarebbe stato un suicidio. E così Garibaldi pensò a una rotta alternativa: attraversare il fiume Capivari e spostare le navi via terra con tutti gli aiuti e i mezzi possibili. L'impresa riuscì e la spedizione raggiunse l'oceano. Ma appena arrivati, una tempesta affondò una delle 2 navi. Joao, ottimo nuotatore, riuscì a salvarsi. 2 suoi cari amici, invece, persero la vita. Nonostante la perdita di una nave e buona parte dell'equipaggio, Joao non demorse e proseguì la missione. Laguna si trovava per pura coincidenza in una laguna. La città appoggiava i ribelli e l'esercito riograndense era vicino, ma era fondamentale rompere il dominio marittimo brasiliano. Joao, con un'abile manovra, riuscì a rubare 2 navi e ne distrusse una. Ehi là, sono qui! Venite a prendermi? L'esercito poté così entrare in città e Laguna fu presa in meno di 2 ore. La missione di Garibaldi fu un enorme successo. Nei giorni successivi, mentre si trovava sulla propria nave, Joao vide attraverso il cannocchiale una donna. Fu un colpo di fulmine. Portate subito la nave verso quella ragazza! Ma lei intanto era sparita e Joao restò deluso. Subito dopo fu invitato in una casa per un caffè e il caso volle che la donna si trovasse lì. Ella aveva 18 anni e si chiamava Ana Maria de Jesus Ribeiro, meglio conosciuta come Anita. Devi essere mia! Nonostante la sfrontatezza, Anita si innamorò di questo strano individuo. Ella era consapevole della vita avventurosa e pericolosa del suo amato, nonché la sua tendenza a corteggiare qualunque donna incontrasse.
ma decise comunque di seguirlo. La città di Imarui si era ribellata ai riograndensi ritenendoli più crudeli degli imperiali. Gonsalves ordinò a João di reprimere la ribellione. Egli, pur essendo contrario, obbedì. E João descrisse questo episodio come una delle sue pagine più tristi. L'impero brasiliano decise di fare sul serio e mandò i mezzi pesanti. La flotta era 10 volte più grande di quella di João. Pur consapevole di non avere alcuna speranza, Garibaldi provò a resistere. Anita si dimostrò una donna fuori dal comune. Partecipò attivamente alla battaglia, dimostrando tutta la sua tenacia, nonostante João le intimasse di stare al sicuro. La maggior parte della flotta fu distrutta e Laguna cadde. Iniziò la ritirata delle truppe. Anita fu catturata in battaglia e sembrava fosse finita per lei. Ehi, pare che Garibaldi sia morto! Oh no! Vi prego, lasciatemi recuperare il corpo nel campo di battaglia! Va bene. Non trovandolo, capì che João era ancora vivo e così approfittò della situazione per fuggire e ricongiungersi al suo amato. A settembre nacque il primogenito di João e Anita, Domenico Menotti Garibaldi. Il nome era dedicato al padre di Giuseppe e al patriota modenese Ciro Menotti, che era stato giustiziato 9 anni prima. Ma non c'era tempo per festeggiare l'arrivo del bimbo. A São Simão le truppe di Garibaldi furono decimate. Di tutti i mazziniani, egli era ormai l'unico superstite. Gli imperiali stavano avanzando sempre più in profondità. Ormai la guerra non poteva che finire in un'unica maniera. João insieme alla famiglia iniziò una lenta ritirata, che significava marciare per settimane in mezzo alle foreste con un neonato da far sopravvivere. Capì che adesso che aveva una famiglia non poteva continuare così. Chiese e ottenne il permesso di congedarsi dall'esercito per marciare verso Montevideo, in Uruguay. Come compenso per il suo enorme contributo, gli furono dati 1000 buoi. Ma durante la traversata ne perse 4 quinti, perché fu costretto a venderli o macellarli quasi tutti. La guerra verrà vinta dall'impero del Brasile negli anni seguenti. Nel frattempo, per Garibaldi, iniziava una nuova vita in Uruguay con Anita e il figlio Menotti. A partire da questo momento non si fece più chiamare João, ma José. Nel primo periodo si improvvisò commesso viaggiatore. Vendeva pasta di mandorle, formaggio e grano. Poi divenne professore di matematica, storia e lingue. Nonostante stesse con un eroe squattrinato e apparentemente destinato a una vita come tante altre, ad Anita andava bene così. Ehi José, perché non ci sposiamo con rito religioso? Così regolarizziamo il nostro rapporto. Ma lo sai che io sono anticlericale. Ti prego! Va bene. E così José sposò Anita. Non appena giunto a Montevideo, Garibaldi fu subito raggiunto e adulato dai mazziniani della città. Ma stavolta non era uno tra tanti. Il valore dimostrato nel Rio Grande e le sue capacità di condottiero lo avevano reso famoso, e così divenne un leader amato e rispettato da tutti. Ma in quel momento l'Uruguay si trovava in difficoltà. Dal 1838 era in guerra con l'Argentina di Rosas. È una storia un po' complessa, ma per farla semplice, Rosas mirava di inglobare il piccolo paese attraverso il suo laccheo uruguagio Oribe, del Partito Blanco. Il Partito Colorado, invece, intendeva preservare l'indipendenza ed era di base a Montevideo. Avendo in città un ex comandante con esperienza sul campo, i Colorado si ingaggiarono José. Forte della sua esperienza da corsaro, fu incaricato di avventurarsi nel fiume Paraná. Obiettivo: attaccare qualunque imbarcazione argentina e portare risorse a 2 province argentine ribelli. Dopo 2 settimane, la flotta argentina raggiunse José. La disparità di forze era ancora una volta netta e Garibaldi perse la battaglia. Riuscì a fuggire a Esquina, ma le perdite furono tremende. L'Argentina aveva vinto una battaglia importante e avanzò. A José fu ordinato di rientrare in Uruguay perché la sua capitale, Montevideo, si trovava sotto assedio. Garibaldi fece costruire una piccola flotta e la guidò contro quella argentina. Nella capitale vi erano numerose comunità straniere che si unirono alla guerra formando i propri battaglioni. Stessa cosa avvenne per la comunità italiana, composta da volontari provenienti da tutti gli stati dello stivale. Solo un uomo col carisma e la reputazione di Garibaldi li avrebbe potuti guidare. E così nacque la Legione Italiana. Come stemma fu assegnato un vessillo nero col Vesuvio, a rappresentare la determinazione italiana in eruzione. Mancavano solo le divise. Siccome i soldi erano pochi, si optò per una soluzione economica.
delle tuniche rosse da macelleria che ben si mimetizzassero col sangue. Questo fu l'inizio del mito delle camicie rosse. La legione italiana contava centinaia di soldati e, nonostante qualche episodio di indisciplina, combatteva valorosamente. Parallelamente, José doveva guidare le operazioni marittime, volte a sabotare e depredare le navi argentine. Dopo mesi di battaglie e un fallito tentativo di negoziazione mediato da Francia e Regno Unito, a José fu ordinato di entrare nel fiume Uruguay e fare ciò che sapeva fare meglio: razziare qualunque imbarcazione nemica. Dopo mesi di incursioni e battaglie minori, José giunse a Salto e la occupò. Gli argentini misero la città sotto assedio, ma essi, rendendosi conto dell'impossibilità di vincere, allentarono la presa. Mentre si trovava lì, ricevette una lettera. La secondogenita Rosita, nata appena 2 anni prima, era morta di vaiolo. Una tragedia che era costretto a piangere da lontano. Il Nizzardo ricevette notizia di rinforzi in arrivo, perciò decise di andargli incontro, ma fu colto di sorpresa a San Antonio. I suoi 200 uomini si trovarono davanti a una forza di circa 1000 effettivi, una superiorità schiacciante. Presto! Riponiamoci in quella casa! Forte della sua esperienza in guerriglia, José sfruttò al meglio il territorio e dispose perfettamente le linee di difesa. Gli argentini commisero l'errore di non attaccare subito in massa. Dopo 8 ore di battaglia furiosa in una rovente giornata d'estate, Garibaldi ordinò la ritirata, che si svolse ordinatamente. Il bilancio delle vittime fu nettamente a suo favore. Dal punto di vista militare, quella di San Antonio non fu che una piccola scaramuccia seguita da una ritirata regolare, ma ebbe un enorme impatto. Era la prima battaglia vinta dall'Uruguay e rivitalizzò il morale della popolazione, ancora sotto assedio a Montevideo. Il nome di Garibaldi cominciò a diventare famoso in tutto il continente, ma anche in Italia. Stava iniziando il mito garibaldino. Mesi più tardi fu accolto con una parata a Montevideo. La bandiera della legione fu onorata aggiungendo una dedica alla battaglia di San Antonio. José riprese sin da subito l'attività di corsaro. Sono stufo di quel Garibaldi! Ho sentito dire che non lo pagano! Potrebbe essere l'occasione per comprarlo e farlo passare dalla nostra parte! Forza! Andate e compratelo a qualunque cifra! Allora? È impossibile comprarlo. È un uomo dalla testa dura. A José i soldi non sono mai interessati. Egli combatteva per la causa in cui credeva. Persino Rivera gli offrì dei terreni, ma a differenza dei comandanti di altre legioni straniere, egli rifiutò. José fu nominato capo di tutte le forze impegnate nella difesa della città. Uno straniero capo delle forze armate? Inaudito! E così si vide costretto a rinunciare quasi subito. La guerra si trovava in una situazione di stallo e persino tra i Colorados vi furono delle lotte intestine. A José questa situazione non piaceva per niente e cominciò a guardare lontano, verso casa, verso l'Italia. La situazione stava evolvendo. Il Piemonte e la Toscana avevano concesso una parziale libertà di stampa. Nello Stato Pontificio era stato nominato Papa il giovane Pio IX, che, non appena varcate le porte di San Pietro, fece cose mai viste prima. Per questo veniva visto come un liberale e una futura guida spirituale di un ipotetico Stato italiano in forma confederata. I tempi sembravano maturi per poter tornare in patria. José fremeva e scrisse ripetutamente a Mazzini per organizzare una spedizione in Italia. Ma la mancanza di fondi costrinse il Nizzardo a posticipare la partenza. Anita, tu intanto vai a Nizza coi bambini. Vai a casa di mia madre. Io vi raggiungerò il prima possibile. Va bene, José? E Anita partì coi bambini. Nello stesso momento scattò la tanto attesa scintilla. La Sicilia, stanca di decenni di occupazione e sfruttamenti da parte dei Borboni, si ribellò. Riuscì a scacciare gli occupanti e dichiarò la propria indipendenza. Si creò una reazione catena che scatenò moti rivoluzionari in tutta Europa. Quando le notizie arrivarono a Montevideo, Garibaldi si disperò. No! Arriveremo tardi! Ad aprile riuscì finalmente a salpare con 62 uomini su una nave che era stata ribattezzata col nome Speranza. Lo aspettava un viaggio di 2 mesi e mezzo. Il Nizzardo si lasciò così alle spalle il continente che lo aveva ospitato per 13 anni. La guerra civile uruguaiana si risolverà negli anni seguenti con la vittoria dei Colorados. L'Uruguay continuerà ad esistere ed erigerà statue per il condottiero che ha assaltato le navi nemiche. Quindi, a questo punto possiamo considerare Garibaldi eroe di almeno un mondo? Direi proprio di sì.
Si era fatto valere in ben 2 guerre. Non era più Peppino, Joao o José. Era Garibaldi, il condottiero italiano. Dopo 2 mesi di viaggio, ormai quasi a destinazione, la nave Speranza vide un'imbarcazione battere una bandiera insolita, un tricolore verde, bianco e rosso. Era l'antico simbolo di rivoluzione e identità italiana. Garibaldi e i suoi uomini, presi dall'entusiasmo, decisero di fare altrettanto. Non avendo una bandiera a bordo, ne improvvisarono una, fatta con i vestiti a loro disposizione. Dopo tanti anni di attesa, era finalmente arrivato il momento di lottare per la terra natia. Lottare per la libertà e l'unità d'Italia. Mentre Garibaldi era in viaggio, successe di tutto. Milano si ribellò e in 5 giornate cacciò gli austriaci del comandante Radetzky, il quale fu costretto a fuggire nel Quadrilatero. Il Regno di Sardegna dichiarò guerra all'Austria approfittando della crisi che quest'ultima stava attraversando. Anche lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico, presi dall'entusiasmo, si unirono ai piemontesi. Questo fu l'inizio della prima guerra d'indipendenza. Aspettate! Non è cosa buona e giusta dichiarare guerra a un regno cattolico! Meglio ritirarsi! Ehi, Ferdinando di Borbone! Non attaccare l'Austria! Dio non vuole che ci si scanni tra cattolici! Questo fu visto come un tradimento dalla maggior parte delle figure risorgimentali. Tu eri il prescelto, Pio IX! Era scritto che distruggessi gli austriaci, non che ti dissi a loro! Dovevi portare equilibrio nell'Italia, non lasciarla nelle tenebre! Nonostante ciò, il regno di Sardegna di Carlo Alberto vinse la battaglia di Pastrengo e conquistò una delle fortezze del Quadrilatero, Peschiera. Sebbene fossero presenti alcune divergenze e ostacoli, tutto sembrava andare per il verso giusto. Ma Carlo Alberto non era un militare e non sapeva quali mosse intraprendere, e così si fermò. In fondo il tempo non mancava. Garibaldi arrivò a Nizza e fu accolto come un eroe. Salutò la sua anziana madre, sua moglie, i bimbi, e poi si diresse verso Carlo Alberto. Nonostante fosse un fervente repubblicano, offrì i suoi servigi al re, perché si rendeva conto che sarebbe stata l'unica possibilità per liberare l'Italia. Ma l'incontro non andò come si aspettava. Ma che vuole questo figlio di pescatore vestito da Pulcinella, barbuto e dei capelli ondeggianti? Guarda, non posso arruolarti, perché bisogna seguire una particolare procedura. Se vai a Torino dal ministro della guerra e presenti una richiesta, ti potremo inserire nell'esercito. Ovviamente si trattava di una scusa per tenere quel vile repubblicano il più lontano possibile. Dopo essere stato rifiutato dal re, Garibaldi si recò a Milano e conobbe Mazzini di persona. Agli occhi del genovese, il condottiero aveva tradito la causa repubblicana e così l'incontro si risolse in un nulla di fatto. Nonostante Garibaldi fosse un nullatenente, la sua fama gli permise di formare un battaglione per combattere gli austriaci. L'attendismo di Carlo Alberto permise a Radetzky di ricevere i rinforzi e a Custoza vinse una battaglia decisiva. Il sovrano fuggì prima a Milano e poi si ritirò in Piemonte, firmando l'armistizio di Salasco. Garibaldi non intendeva abbandonare la causa italiana e si scontrò per la prima volta a Morazzone contro un battaglione austriaco. Rendendosi conto della presenza di un personaggio pericoloso, Radetzky inviò i rinforzi e ordinò l'uccisione del Nizzardo. Trovandosi contro una forza 5 volte superiore alla sua, Garibaldi fu costretto a fuggire in Svizzera attraverso il lago di Lugano. Ma la guerra non era ancora finita. Piccola parentesi. Questo video non parlerà direttamente delle guerre di indipendenza, perché ho già realizzato 2 video a riguardo che trovate qui. Garibaldi tornò a Nizza, passando dalla Francia, reincontrando la sua amata famiglia. Nel frattempo aveva contratto la malaria, che gli avrebbe dato strascichi per il resto della sua vita. Recuperate le forze in poche settimane, si chiese: sono riuscito a formare una legione, ma dove potremmo andare? Venezia stava ancora combattendo ed era sotto assedio degli austriaci. I Borboni avevano iniziato la riconquista delle Sicilia accerchiando Messina, bombardandola. Alla fine Garibaldi decise di andare ad aiutare Venezia. Anita non voleva più separarsi dal suo amato e decise di seguirlo lasciando i figli a Nizza.
iniziò un lungo viaggio tortuoso tra Toscana, Appennino tosco-emiliano e la Romagna. Nonostante il viaggio impervio in inverno, dovunque passasse veniva accolto come un eroe e un liberatore e venne sempre aiutato dalla popolazione. Arrivato in Romagna mancava l'ultima tappa: imbarcarsi da Ravenna e raggiungere Venezia. Ultime notizie! Roma si è ribellata, il Pienone è fuggito Gaeta. Vista la situazione, è meglio portare la mia legione a Roma. E così Garibaldi cambiò i piani. Nel frattempo Anita era tornata a Nizza, perché era incinta. Dopo mesi di discussioni tra i politici, fu proclamata la Repubblica Romana, governata da 3 triumviri, tra cui Mazzini. Essa prevedeva il suffragio universale maschile, una vera e propria innovazione per quell'epoca. La Repubblica Romana rappresentava una minaccia per l'ordine monarchico europeo, e così Pio IX fece appello a tutte le potenze cattoliche perché fermassero tale pericolo. Iniziava la difesa di Roma. Round 1. Francia. Garibaldi si mise al comando delle difese a nord-est di Roma e riuscì a respingere i transalpini, ma non c'era tempo per festeggiare. Round 2. Regno delle 2 Sicilie. Il generale si mosse in fretta e a Palestrina riuscì a fermare le forze borboniche. Ehi Garibaldi, dove stai andando? Vado a caccia dei Borboni. Se riusciremo ad annientarli prima del ritorno dei francesi, potremo avere una possibilità. No, fermo! Forse riusciamo a negoziare con i francesi. L'ordine è quello di restare fermo a Velletri e non attaccare. Al diavolo! Il nemico di fronte a noi e bisogna coglierlo di sorpresa. In una battaglia caotica, Garibaldi si trovò da solo di fronte alla cavalleria nemica. Fu salvato per il rotto della cuffia dai suoi soldati e alla fine le forze repubblicane ebbero la meglio. Lasciatemi inseguire il nemico, così annienteremo il loro esercito e la popolazione si unirà alla nostra causa. No! Il nostro vero problema sono i francesi. Dopo questo episodio, Garibaldi non avrebbe più visto Mazzini come un tempo. Round 3. Francia. La Francia del presidente Luigi Napoleone rinnegò il suo passato repubblicano e rivoluzionario, ordinò l'assedio di Roma e inviò sostanziosi rinforzi. Era chiaro che l'assedio sarebbe finito in un unico modo per i repubblicani: la disfatta. Bisognava renderla il più simbolica ed eroica possibile, in modo che potesse servire da esempio per le generazioni future. Il 3 giugno i francesi attaccarono e la legione di Garibaldi subì tremende perdite, tra cui alcuni suoi amici di lunga data e Goffredo Mameli, lo scrittore dell'inno italiano. Nelle settimane successive la situazione era in uno stallo. Nessuno dei 2 schieramenti prese iniziative. Attaccate! Lo so che è impossibile vincere, ma dobbiamo lasciare un segno! Garibaldi attaccò riluttante, e infatti agli occhi di un militare sembrava solo un suicidio, e si ritirò subito. Mazzini si infuriò. Il generale minacciò di andarsene, ma poi fu convinto a rimanere. Nel frattempo era tornata Anita. Anita? Che ci fai qui? Sei incinta e siamo in mezzo a un assedio! Ma ti pare che io abbandoni il mio José in un momento come questo? Ti seguirò in capo al mondo! I francesi tentarono un nuovo assalto e Garibaldi e le sue camicie rosse combatterono come una furia. Nei giorni successivi fu convocato al Campidoglio dai triumviri. La situazione è critica. Che cosa facciamo? A. Negoziamo la capitolazione. B. Combattiamo fino all'ultimo uomo. C. Lasciamo la città con tutto il governo e l'esercito e proseguiamo la guerra. Dico C e l'accendiamo. E così fu deciso di lasciare Roma. Ma dove si poteva andare? La Sicilia era caduta, mentre Venezia stava combattendo. Perciò la scelta era ovvia. Garibaldi si diresse in piazza San Pietro e si rivolse ai soldati. Io esco da Roma. Chi vuol continuare la guerra contro lo straniero, venga con me. Non offro né paga, né quartiere, né provvigioni, non ozimolli. Offro fame, sete, marce forzate, battaglie e morte! Piccolo aneddoto. Quasi un secolo dopo, questo passaggio ispirò uno storico e politico inglese che lo riadattò quando divenne primo ministro nell'ora più buia del Regno Unito durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi era Winston Churchill. Garibaldi lasciò Roma di notte insieme a qualche migliaio di volontari e alla sua inseparabile Anita. La legione si diresse a Tivoli. Era inseguita da una forza 15 volte superiore. Chiunque si fosse trovato in questa situazione sarebbe stato raggiunto e sopraffatto in pochi giorni. Invece il condottiero mostrerà tutte le sue capacità tattiche e il proprio valore.
Durante il tragitto, non tutta la popolazione lo accolse benevolmente e si rese conto quasi subito di non poter sperare in sollevazioni popolari. Arrivati in Toscana, le truppe da temere non erano più quelle francesi, ma quelle austriache. Tuttavia i giorni passavano, le marce proseguivano senza sosta e di austriaci da affrontare non se ne vedeva neanche l'ombra. Cominciarono a disertare molti soldati perché stanchi e affamati. La situazione si fece sempre più critica per la legione, finché essa non raggiunse la piccola Repubblica di San Marino, dove Garibaldi fece richiesta d'asilo. Mentre il condottiero stava discutendo con le autorità sammarinesi, gli austriaci attaccarono la legione. I soldati erano vicini al collasso, ma l'intrepida Anita riuscì a rinsaldare le linee fino al ritorno di suo marito. La richiesta d'asilo fu accolta e la legione entrò nella Repubblica. Resosi conto dello stato precario della sua spedizione, una volta entrato a San Marino, Garibaldi parlò ai suoi uomini. «Militi, io sciolgo questo corpo. Potete decidere, tornare a casa o continuare a seguirmi. Ma non dimenticate per cosa avete combattuto!» Gli austriaci posero delle condizioni di resa, ma Garibaldi non si fidò e nella notte lasciò il piccolo stato. Lo seguivano 250 volontari. Poco dopo aver lasciato la Repubblica, Anita cominciò a sentirsi male e di conseguenza la marcia fu rallentata. Però erano arrivati in Romagna, ufficialmente terra pontificia, ma che di fatto era ostile al Papa. E così la popolazione aiutò la legione depistando gli austriaci. A Cesenatico gli uomini di Garibaldi si imbarcarono su dei bragozzi. Anita stava sempre peggio, ma non ci si poteva fermare. Arrivati al delta del Po, i rivoluzionari furono avvistati dal nemico. La maggior parte dei bragozzi furono affondati o catturati. A ridosso della costa, Garibaldi si diresse verso la spiaggia con in braccio un'Anita incapace di muoversi. Tutti i suoi più fidati compagni furono catturati e fucilati sommariamente. Insieme alla coppia era rimasto solamente Giovanni Battista Culiolo, detto Leggero. I tre erano sbarcati a nord di Magnavacca, la quale, per qualche strano motivo, nei decenni successivi cambierà il proprio nome in Porto Garibaldi. Anita era in condizioni disperate, ma non c'era tempo per poterla curare. Gli austriaci avevano l'ordine di sparare a vista. A sorpresa arrivò Nino Bonnet, un volontario garibaldino del posto che aiutò il trio a imbarcarsi per le valli di Comacchio. Anita, a malapena cosciente, sussurrò le seguenti parole. «José, los niños». Al di là delle valli era stato avvisato un medico che avrebbe prestato soccorso presso la fattoria Guiccioli, vicino alla frazione di Mandriole, nel Ravennate. Una volta arrivati alla fattoria, Anita fu portata al piano di sopra. Poco prima di essere adagiata sul letto, smise di respirare. Anita Garibaldi, l'intrepida compagna di vita, era morta con un bimbo in grembo. Giuseppe poté piangere la sua amata per meno di un'ora. Gli austriaci si stavano avvicinando. «Dobbiamo andare, non c'è più tempo». «Vi prego, date le degne sepolture». Il corpo fu sepolto in fretta e furia, ma fu trovato dalle autorità pochi giorni dopo e trasferito al cimitero di Mandriole. Garibaldi, ancora scioccato, voleva morire in battaglia a Venezia, ma gli fecero capire che era ormai impossibile raggiungere il campo di battaglia. Non restava altro che la fuga verso il regno di Sardegna, l'unico luogo sicuro rimasto nella penisola. Con l'aiuto della gente del posto, Garibaldi e Leggero raggiunsero prima Ravenna e poi Forlì. Una volta addentratisi negli Appennini, incontrarono a Modigliano un prete, Don Giovanni Verità, che li guidò per i monti tosco-romagnoli. Nel frattempo Venezia, l'ultimo baluardo della rivoluzione, cadde. La prima guerra d'indipendenza era finita con una disfatta e morirono tantissime persone di valore. Ma uno degli uomini simbolo della resistenza era ancora vivo e non aveva perso lo spirito combattivo. Stava fuggendo attraverso gli Appennini per avere salva la vita. Indecisi sul da farsi, Don Giovanni andò avanti da solo cercando aiuto. Passò più tempo del previsto e Garibaldi e Leggero decisero di ripartire senza aspettare il ritorno della propria guida, lasciandogli un messaggio di ringraziamento. I due trovarono nuovi aiuti e riuscirono ad attraversare gli Appennini con successo. Grazie a una rete clandestina, passarono tutta la Toscana in maniera furtiva. Infine raggiunsero le coste maremmane all'altezza di Follonica. Da lì trovarono un'imbarcazione che li avrebbe portati sull'isola d'Elba. E poi finalmente a Porto Venere,
presso il Regno di Sardegna. Ora Garibaldi poteva finalmente considerarsi in salvo. Dopo 2 mesi di marcia partendo da Roma e aver percorso centinaia di chilometri in condizioni tremende, sempre sulle spine, e col rischio di essere catturato e ucciso, dopo aver anche perso la moglie, era riuscito a salvarsi. Il condottiero era stato aiutato dalla gente comune perché ormai era diventato un simbolo per il popolo. Il Regno di Sardegna arrestò Garibaldi, ma non aveva intenzione di consegnarlo agli austriaci. Sul trono non c'era più Carlo Alberto, ma suo figlio Vittorio Emanuele II, il quale preservò la Costituzione e il tricolore. Egli riconosceva il valore di Garibaldi, ma un personaggio del suo calibro era troppo ingombrante per essere gestito da uno Stato appena sconfitto che avrebbe dovuto contrastare le pressioni dell'impero austriaco vincitore che chiedeva la sua testa. E così Garibaldi fu invitato all'esilio. Gli fu concesso di passare dalla sua Nizza in modo da poter rivedere i suoi figli e, per l'ultima volta, la sua anziana madre. Il condottiero passò diversi mesi a Tangeri. Inizialmente pensava di tornare a Montevideo per riprendere da dove aveva lasciato, ma poi cambiò idea e si diresse verso New York. Qui lavorò per mesi nella fabbrica di candele di Antonio Meucci, il futuro inventore del telefono. In seguito divenne un commerciante, mansione che lo avrebbe fatto viaggiare in Centro America, in Cina ed Europa. Passarono 4 anni e nel frattempo il Regno di Sardegna cambiò volto, poiché a capo del governo si era insediato Camillo Benso, conte di Cavour, un personaggio ambizioso e pragmatico che stava modernizzando il paese. Riguardo l'ipotesi di un ritorno di Garibaldi, disse: Allora, se vieni per rivedere la famiglia, va bene, ma se hai intenzione di fare il mazziniano, sei fuori. Ma ormai il nizzardo non era più un mazziniano, non gli piacevano più i metodi del genovese. Infatti in un precedente incontro a Londra avvenne questo: sto organizzando nuove insurrezioni in Italia, vuoi partecipare? No, non voglio più buttarmi alla cieca, voglio garanzie di successo. Non mi piace come mandi a morire validi patrioti per delle insurrezioni fallimentari. E così Garibaldi tornò in Italia il 24 ottobre 1854. Si diresse a Nizza dove poté rivedere i suoi figli e gli amici di lunga data. Nel frattempo il Piemonte partecipò alla guerra di Crimea e Garibaldi appoggiò l'iniziativa. Ma col passare del tempo non si trovava più bene nella sua città. Nizza non era più un porto franco del regno ed era meno vivace rispetto a un tempo. Forse è arrivato il momento di trovare un'altra sistemazione. Poco tempo dopo morì suo fratello Felice, che gli lasciò una piccola eredità. Insieme ai soldi raccimolati negli anni passati da mercante, Garibaldi aveva accumulato un buon gruzzoletto e decise di acquistare un'isola che l'aveva affascinato da un viaggio precedente, Caprera. Fece costruire una casa in stile sudamericano, che sarebbe diventata la sua residenza per il resto della sua vita. Insomma, dopo anni di battaglie e rivoluzioni, Garibaldi era tornato a una vita borghese, in attesa che si smuovesse qualcosa. E in effetti, pian piano qualcosa si stava smuovendo. Il Piemonte, uscito vincitore della guerra di Crimea, si fece ambasciatore della causa italiana verso la Francia e il Regno Unito. Cavour, in pieno segreto, si era accordato a Plombières con Napoleone III di dichiarare guerra all'Austria. La Francia si sarebbe presa Nizza e Savoia, mentre il Piemonte si sarebbe preso Lombardia e Veneto. Garibaldi sentiva che si stava avvicinando la guerra. Quasi un anno dopo gli accordi, il Piemonte provocò l'Austria, la quale ci cascò e dichiarò guerra. Questo fu l'inizio della seconda guerra d'indipendenza. Dopo 10 anni si era presentata una nuova possibilità e Garibaldi era pronto per fare la sua parte al servizio del Regno di Sardegna. Ma stavolta niente camicia rossa, bensì la divisa ufficiale piemontese. In fondo era entrato ufficialmente nell'esercito. Ma una persona con un vile passato repubblicano e mazziniano non poteva certo essere messo al comando dell'esercito. Inizialmente fu incaricato di difendere Torino nel caso in cui fossero arrivati gli austriaci. Ma quando arrivarono i francesi con Napoleone III alla testa dell'esercito, iniziò la controffensiva. A Garibaldi fu permesso di scatenarsi nelle Alpi. Così sarebbe stato lontano dal vero esercito. Fu nominato generale di una brigata chiamata Cacciatori delle Alpi, la quale si spinse a ovest, verso il Lago Maggiore. I primi scontri avvennero a Varese e la vittoria fu netta. I cittadini acclamarono i Cacciatori delle Alpi come degli eroi. Il generale non si fece inebriare dalla vittoria.
Bisognava inseguire il nemico prima che potesse unirsi ai rinforzi, e così a San Fermo i cacciatori ottennero un'altra vittoria netta. Nel frattempo l'esercito franco-piemontese aveva vinto Magenta, costringendo gli austriaci a ritirarsi nel quadrilatero. La brigata raggiunse Bergamo, poi il generale incontrò il re a Milano. Complimenti Garibaldi, premio voi e i vostri valorosi uomini. Vi ringrazio, maestà, ma adesso che faccio? Veramente bravi. Grazie. Dove possiamo andare adesso? Veramente bravi. Nonostante fosse riconosciuto il loro valore, non vi era l'intenzione di unire i cacciatori all'esercito piemontese, anche perché la fama di Garibaldi aveva attirato ben 20.000 volontari. Vai a Lonato, là dovrebbe esserci il quartier generale austriaco. Ti manderemo 2 reggimenti e una batteria. Ok. Ah no, come non detto, abbiamo annullato l'operazione. Vabbè, fa niente. Non essendo stato avvertito, il generale si trovò a 3 ponti contro una forza 3 volte più grande della sua e in condizioni sfavorevoli. E così i cacciatori persero la battaglia e dovettero ritirarsi. Qualche giorno dopo arrivò un nuovo ordine. Vai sullo Stelvio a difendere il passo. Che tradotto vuol dire: Statene il più lontano possibile. E va bene. Mentre i cacciatori si trovavano a combattere tra le montagne, avvenne lo scontro imperiale a Solferino. Napoleone aveva vinto. La strada verso il Veneto era spianata. Si poteva liberare il nord Italia. No, mi fermo qui. Cosa? Ci ho ripensato e ho deciso che questa guerra non mi conviene più. La seconda guerra d'indipendenza era finita all'improvviso, senza raggiungere gli obiettivi prefissati. Iniziò un periodo di negoziazioni. Nel frattempo Toscana, Emilia e Romagna si erano ribellate con successo e chiesero di essere annesse al Piemonte. Dopo 10 anni, Garibaldi poté finalmente tornare in Romagna, dove riposavano ancora le spoglie della povera Anita. Si recò a Mandriole e, salutate le persone che lo avevano aiutato nel 49, portò i resti nella sua Nizza. Ma poco dopo arrivò il verdetto dei negoziati della guerra. Cavour cedeva Nizza e Savoia in cambio dei territori conquistati. Egli vedeva la città natale di Garibaldi come indispensabile merce di scambio per l'intervento francese nella seconda guerra d'indipendenza. Il condottiero si fece eleggere deputato e cercò in tutti i modi di impedire il passaggio, ma fallì. La sua città natale Nizza era diventata francese. Il nizzardo non avrebbe mai perdonato lo statista per aver ceduto la sua città natale. Le imprese in Sud America e nelle 2 guerre di indipendenza avevano reso Garibaldi un mito per italiani e non. Ormai era conosciuto in tutto il mondo. Sapete come lo chiamavano i suoi soldati? Duce. Ah! Ma quindi Garibaldi era un fascista? Ehi, calma! Lui non era ancora nato, men che meno le sue ideologie. La parola duce viene dal latino dux, che significa condottiero o guida. Comunque, volete una prova che venisse effettivamente chiamato così? Eccola qui. Mi trovo nella piazza di Faenza, in provincia di Ravenna, e sotto una delle finestre del municipio vi è una targa che commemora l'apparizione di Garibaldi. E se guardate bene, c'è la parola con la D. Ah, che bello fare il reportage a chilometro zero! Dopo aver recuperato le spoglie di Anita, il condottiero venne riconosciuto ufficialmente come vedovo. Sentì che era arrivato il momento di trovare una nuova anima gemella. Le spasimanti non mancavano e alla fine scelse la marchesa Giuseppina Raimondi, che aveva conosciuto nell'ultima guerra. Il matrimonio avvenne il 24 gennaio 1860 e, appena terminata la cerimonia, ricevette una lettera. È vero quel che c'è scritto qui? Sì. Ma che c'era scritto in quella lettera? Tua moglie è incinta di un altro. Questa è la versione dei fatti più raccontata, ma è probabile che la lettera la ricevette qualche giorno dopo le nozze. Fatto sta che appena scoperta la cosa, il nizzardo se ne andò e chiese l'annullamento del matrimonio. La cosa mise in grosso imbarazzo Garibaldi e l'annullamento sarebbe stato ufficializzato dopo tanti anni, ma ciò non rovinò la sua reputazione. Negli scorsi 26 anni era risorto dalle ceneri più di una volta, trionfando. Ormai poteva ritirarsi a vita privata, fiero di ciò che aveva fatto, venendo ammirato da tutta Italia. Eppure non si sentiva ancora soddisfatto. Effettivamente mancava ancora un'ultima impresa per completare l'opera italiana. E così Garibaldi cominciò a guardare verso sud.
Il regno borbonico era uno dei più arretrati d'Europa e governato da un'autocrazia di latifondisti. In passato la Sicilia aveva tentato più volte di ribellarsi, fallendo. Diversi ex mazziniani, tra cui il siciliano Francesco Crispi, chiesero a Garibaldi di intervenire. Non sono convinto. Non ho intenzione di fare una rivoluzione alla mazziniana che fallisce miseramente. Interverrò solo se avrà il sostegno del Piemonte e se ci sarà già una ribellione in corso. E la ribellione avvenne a Palermo, prontamente sedata dai Borboni. Dopo giorni di pressioni, il condottiero si convinse ad agire e preparò una spedizione per la Sicilia. Centinaia di volontari da tutta Italia raggiunsero il generale a Genova. Oddio, che faccio con Garibaldi? Se lo fermo avrò tutta l'opinione pubblica contro di me, ma se lo supporto Francia e Regno Unito potrebbero non tollerarlo. Facciamo che sto fermo e che lo appoggio in silenzio. 1162 volontari si unirono a Garibaldi. Erano stati trovati 2 vaporetti e le armi necessarie. I volontari indossarono nuovamente le iconiche camicie rosse. Tutto era pronto. Bastava ricevere un telegramma da sud per dare il via all'operazione. Allora, Crispi, che dice il telegramma? Completo insuccesso nella provincia e nella città di Palermo. Non vi muovete. Allora annulliamo. Non ho intenzione di partire senza avere una minima possibilità di successo. Ah no, aspetta! Ho letto male! Dice: l'insurrezione vinta nella città di Palermo si sostiene nella provincia. Ah, bene, allora partiamo. E così 1000 salparono da Quarto. Destinazione Sicilia. La spedizione scatenò un sacco di timori e polemiche nel palcoscenico europeo e il regno di Sardegna non sapeva come reagire. Alla fine Cavour temporeggiò. Oh no, bisogna fermarlo! Arrestiamolo! Ah cavolo, è già partito da 24 ore. Può fare, che disdetta. Vista Europa, io ci ho provato a fermarlo. La spedizione dei 1000 fece sosta a Talamone per rifornirsi di munizioni. Poi si diresse verso la Sicilia. Il regno borbonico era al corrente della spedizione e si mosse per intercettarla, ma Garibaldi scelse una rotta molto larga, in modo da ingannare il nemico. L'11 maggio fu raggiunta Marsala. Una nave borbonica teneva sotto tiro i 1000, ma decise di non sparare a causa della presenza di 2 navi britanniche che si trovavano lì per motivi commerciali. Questo permise ai soldati garibaldini di entrare a Marsala senza subire alcun attacco. Passata la notte in città, i 1000 marciarono verso Salemi. A 4 giorni dallo sbarco arrivarono le truppe borboniche e lo scontro avvenne vicino a Calatafimi. La superiorità numerica delle truppe napoletane era netta. Le truppe garibaldine attaccarono dal basso lo schieramento borbonico. La battaglia fu confusa, con scontri ravvicinati. A un certo punto Garibaldi si trovò a tiro di un soldato nemico. Ma il soldato Augusto Elia fece da scudo umano. Coraggio mio Elia, di queste ferite non si muore! E infatti si salvò. Nel mezzo della battaglia il fidato Nino Bixio disse: dobbiamo ritirarci! Nino, qui si fa l'Italia o si muore! Nonostante la situazione fosse a favore dei Borboni, il generale Landi ordinò la ritirata, temendo l'insorgere di ribelli dalle retrovie. La battaglia era stata vinta dai 1000. Dal punto di vista prettamente militare, quella di Calatafimi era stata una piccola scaramuccia. Dal punto di vista mediatico, invece, l'impatto fu enorme. I siciliani, da sempre ostili ai Borboni, cominciarono a unirsi ai 1000. Ma per prendere la Sicilia bisogna conquistare la sua capitale, Palermo. Era difesa con le unghie e coi denti dai Borboni, che avevano una nettissima superiorità numerica. Come si poteva vincere questa battaglia? Garibaldi si stava avvicinando a Palermo, ma attaccarla direttamente sarebbe stato un suicidio. Il Nizzardo confidava in una ribellione dei palermitani, ma per scatenarla bisognava entrare in qualche modo in città. Oh no! Sta arrivando il corpo d'élite borbonico ed è nettamente superiore! Bisogna scappare verso Corleone! Ah ah! Sono la frutta! Andiamo ad annientarli! Un momento, avete notato niente? Quelli che stavano inseguendo erano solo i soldati feriti. Garibaldi si era mosso a est di nascosto. Con questo piccolo trucco, le truppe migliori dei Borboni erano state allontanate. Ma la differenza di forze era ancora schiacciante. Sebbene la maggior parte delle difese si trovasse a ovest,
L'ingresso est era ancora ben barricato. Un esercito di 1000 soldati non può durare a lungo in mezzo alle colline. Dobbiamo entrare in qualche modo. Nino, domani a Palermo! O a Palermo o all'inferno! E così le camicie rosse assaltarono frontalmente le mura. Gli scontri furono intensi, ma alla fine riuscirono a entrare in città. Giunto al quartiere centrale di Fiera Vecchia, il condottiere fu accolto con giubilo e i palermitani si ribellarono. I Borboni decisero di fare la stessa cosa che fecero 10 anni prima a Messina: bombardare la città. Tutta Palermo si schierò con Garibaldi e i Borboni furono costretti a chiudersi nei forti. Resosi conto che le sue truppe non potevano più rifornirsi, il generale Lanza si accordò per una tregua di 3 giorni. Col passare del tempo lo stato delle forze borboniche si fece sempre più precario, poiché la città si era schierata coi 1000. Da Napoli tutto taceva e non arrivavano i rinforzi, e così il generale Lanza firmò la resa e ordinò la ritirata. Palermo e la maggior parte della Sicilia furono liberate e Garibaldi ne divenne dittatore temporaneo. La notizia fece il giro del mondo e le gesta eroiche del condottiero furono accolte con entusiasmo. Garibaldi divenne a tutti gli effetti una celebrità internazionale. Nel frattempo la monarchia borbonica stava crollando su se stessa. Il re Franceschiello, in un ultimo disperato tentativo, concesse la Costituzione del 48 e adottò il tricolore, ma ormai era troppo poco e troppo tardi. I borbonici avevano ancora un'ultima roccaforte a Milazzo. La battaglia fu furiosa e sanguinosa. Ancora una volta Garibaldi si buttò nella mischia e rischiò la vita. Ma fu salvato da Giuseppe Missori. A un certo punto il condottiere ordinò di prendere qualche vascello e di bombardare la fortezza borbonica. Il nemico si demoralizzò e si arrese. La Sicilia era stata liberata. Il dittatore Garibaldi dichiarò sin da subito la volontà di unire la Sicilia al Regno di Sardegna. Prossima destinazione, Napoli. Garibaldi sbarcò a Melito Portosalvo e da lì si diresse a Reggio Calabria. Dopo una tenace resistenza, l'esercito borbonico si arrese. A questo punto il nemico aveva il morale a pezzi e non voleva più combattere. Il condottiero avanzò verso nord senza dover più sparare un colpo. Marciamo verso Salerno! Il nemico ci starà sicuramente aspettando in quella piana! E invece non trovarono nessuno. I Borboni si erano ritirati a nord di Napoli, abbandonando la capitale. Franceschiello si era rifugiato nella fortezza di Gaeta per rinsaldare il morale dell'esercito. Garibaldi poté così andare a Napoli e l'ingresso fu un trionfo. La folla accolse festante il condottiero dei 1000 che, partito dalla Sicilia, era giunto sino ai piedi del Vesuvio senza perdere una battaglia. Mazzini si diresse nella città partenopea e incontrò il generale. Ormai le differenze tra i due erano troppe e l'incontro si risolse in un nulla di fatto. Ma la guerra non era ancora finita. I Borboni si stavano leccando le ferite a Gaeta e non intendevano mollare. Erano ancora numericamente superiori e pronti per l'offensiva. Franceschiello sapeva di giocarsi il tutto per tutto e così attaccò lungo il fiume Volturno. La battaglia fu cruenta e Garibaldi rischiò ancora una volta la vita. Ma dopo 6 giorni di battaglie, le capacità militari del Nizzardo prevalsero e l'offensiva fu respinta. Lo stato di entrambi gli eserciti era ormai precario. Franceschiello tornò a Gaeta, rassegnato al suo destino, mentre Garibaldi capì di non avere più le forze per attaccare. Nel frattempo Cavour stava tramando nell'ombra. Egli temeva che l'aura di invincibilità di Garibaldi avrebbe spinto quest'ultimo fino a Roma, cosa inaccettabile per i francesi. Inoltre venne a sapere di un incontro tra il Nizzardo e il terrorista Mazzini. Inaudito! E così il politico si accordò con Napoleone III occupando Marche, Umbria e Molise per andare incontro al Nizzardo e fermare la sua avanzata. Duce, volevo dire, generale, i piemontesi stanno venendo verso di noi. Che dobbiamo fare? Se i piemontesi penetrano nel nostro territorio, accoglieteli come fratelli. I piemontesi sconfissero ripetutamente i papali e i Borboni, si stavano avvicinando sempre di più, e così il generale andò incontro a re Vittorio Emanuele a Caianello, vicino Teano. Saluto il re d'Italia! Grazie.
come state, caro Garibaldi? Bene, e vostra maestà? Io? Benone. Sentite, le vostre truppe hanno combattuto per mesi e ora sono stanche. Maestà, è effettivamente così, ma permettetemi di condurre le ultime battaglie al vostro fianco. Ma no, riposatevi. Adesso ci pensiamo noi. E il generale capì. Dietro c'era la mano di Cavour che voleva impedire una vittoria totale delle camicie rosse. Il condottiero non fece alcuna polemica. Consegnò il Sud Italia al re e tornò nella sua casa a Caprera. Il Piemonte si prese tutti i meriti, ma ciò non cancellò l'incredibile impresa. Qualche mese prima Garibaldi era partito con poco più di 1000 volontari e, grazie alle sue abilità e all'appoggio della popolazione, era riuscito a unire una penisola che era rimasta separata per più di un millennio. Dopo qualche mese l'assedio di Gaeta fu vinto dai piemontesi e Vittorio Emanuele poté proclamare la nascita del Regno d'Italia. Il sogno di una vita era finalmente realizzato. A questo punto potremmo considerare Garibaldi eroe di due mondi? Decisamente sì! Qualche settimana dopo si fece eleggere nel nuovo Parlamento italiano. Si presentò col suo immancabile completo. Per un attimo si pensò di lasciarlo fuori, ma, vista l'importanza del personaggio, si chiuse un occhio. Nelle ultime settimane aveva scoperto qualcosa. Cavour aveva considerato l'opzione di farlo fuori durante la spedizione dei 1000. Anche Vittorio Emanuele lo aveva considerato, al punto che scrisse in una lettera questa frase, che la farò leggere al professor Barbero. Sterminare sino all'ultimo. La canaglia è canaglia fino alla fine. Stranamente Garibaldi la prese male e in Parlamento fece un discorso molto violento. Non potrò mai stringere la mano a chi mi ha fatto straniero in Italia. E mentre noi operavamo in meridione, il governo tramava una guerra fratricida. L'aula si accese e Cavour si infuriò. Ma come si permette? Esigo che si rimangi queste accuse! Non mi rimangio niente! La discussione tra i due non poté essere risolta, perché un mese e mezzo dopo Cavour sarebbe morto di malattia. Nel frattempo negli Stati Uniti era scoppiata la guerra civile. La causa principale era di fatto la schiavitù, ma per motivi politici non lo era ancora stato dichiarato. Gli unionisti del presidente Lincoln giunsero a Caprera e chiesero a Garibaldi di partecipare alla guerra civile. Ehi, allora potrebbe diventare eroe di ben 3 mondi! Va bene, vi seguirò. Ma solo se diventerò capo di tutto l'esercito e se verrà resa illegale la schiavitù. Oh, purtroppo non lo possiamo ancora fare. Niente, grazie lo stesso. Ma no! Ma che combini, Garibaldi? Potevi diventare l'eroe di 3 mondi e ti avrebbero dedicato decine di film hollywoodiani su di te! No! Nei mesi successivi Garibaldi visitò diverse parti d'Italia. Quando si trovò a Marsala per il secondo anniversario dello sbarco, qualcuno urlò: Roma o morte! La frase piacque al generale e la fece in suo coro. E così decise di ripetere l'impresa dei 1000. Cambiava solo la destinazione: Roma. La Francia si infuriò, ma stavolta non c'era più Cavour ad appoggiare Garibaldi, e così il governo italiano intervenne per fermarlo. La legione garibaldina era sbarcata in Calabria, ma fu intercettata sulle vette dell'Aspromonte dal generale Cialdini, un tempo suo ammiratore e ora nemico personale. Dopo 15 minuti di scontri a fuoco, Garibaldi fu ferito al piede e alla gamba destra. A seguito di questo episodio, nacque la canzone Garibaldi fu ferito che ho già cantato in questo video. Il generale fu arrestato e graziato dopo 2 mesi. La ferita al piede fu così pesante che sarebbe riuscito a tornare in sella a cavallo solo dopo 4 anni. In tutti questi anni, Caprera era diventata una meta di pellegrinaggio per politici, intellettuali e fan, per andare a visitare la leggenda vivente che abitava in quel luogo remoto. Erano curiosi di vedere questo personaggio che conduceva una vita frugale e rustica. In quell'isola abitavano anche degli asini, ai quali Garibaldi gli diede dei nomi particolari: Cavour, Napoleone III, Pio IX e così via. Ma che burlone! Una delegazione britannica lo invitò a visitare il proprio regno. Sentendosi in debito verso i britannici, Garibaldi accettò l'invito. L'accoglienza fu trionfale. Centinaia di migliaia di persone volevano vedere il loro mito. In quel periodo storico stavano nascendo le prime squadre di calcio,
Tra queste vi era il Nottingham Forest, futuro vincitore di 2 Coppe dei Campioni. L'entusiasmo che Garibaldi trasmetteva ispirò la squadra inglese, che scelse come primo uniformi le camicie rosse. Ancora oggi il Nottingham Forest indossa una maglia rossa e uno dei soprannomi è Garibaldis. Tornato in patria, Garibaldi divenne Gran Maestro della loggia massonica Grande Oriente d'Italia per 6 mesi. Ora, grazie a questo tizio qui, la massoneria in Italia è diventato un argomento molto spinoso che crea numerose polemiche. Siccome io non ho alcuna competenza in merito, per evitare qualunque fraintendimento, vi lascio questo approfondimento. In Italia molti invocavano Roma e Venezia, ma Roma era protetta dai francesi. Per attenuare le tensioni, il governo italiano giunse a un accordo. Va bene Francia, rinunciamo a fare di Roma la nostra capitale. Spostiamo la nostra capitale a Firenze. Visto? Non vogliamo più Roma. Bene, noi toglieremo le truppe in terra romana e voi sarete i nuovi protettori. Affare fatto! Nel frattempo la Prussia di Otto von Bismarck bussò alla porta. Ciao Italia, vogliamo spodestare gli Asburgo e diventare la nuova superpotenza germanica. Volete unirvi a noi in guerra? E ce lo chiedi pure? Questo fu l'inizio della terza guerra d'indipendenza. Garibaldi poteva tornare all'azione, ma un vile repubblicano senza carriera militare ufficiale non poteva certo comandare l'esercito. Dopo 1000 vicissitudini gli fu concesso di comandare più di 30.000 volontari, ma ovviamente che se ne stessero bene alla larga dall'esercito, al quale spettavano le vere battaglie. Ancora una volta a Garibaldi fu ordinato di combattere nelle Alpi, dove poteva essere facilmente sorvegliato. Il primo obiettivo era Trento, poi, se fosse riuscito, sarebbe dovuto andare verso Trieste. E così iniziarono i primi scontri in Trentino. Aspetta! È appena successa una cosettina piccola. Ovvero? L'esercito italiano, grande il doppio di quello austriaco, perse la battaglia di Custoza. Nel caos che ne seguì, a Garibaldi fu ordinato di rientrare e difendere la linea nord. Gli austriaci rinunciarono ad avanzare e Garibaldi poté tornare sulle montagne. Le truppe austriache di montagna erano numericamente inferiori, ma agguerrite e preparate ad affrontare il famoso generale. Sul Monte Suello, il Nizzardo fu ferito leggermente alla coscia, cosa che lo costrinse a proseguire la guerra in sedia a rotelle, non proprio il massimo in mezzo alle montagne. A Bezzecca gli austriaci finsero una ritirata e poi attaccarono. Fu una delle pochissime volte in cui Garibaldi fu colto di sorpresa. La battaglia di Bezzecca fu cruenta, ma alla fine le camicie rosse prevalsero, sebbene a un caro prezzo. Nel frattempo l'esercito italiano era avanzato in Veneto. Parte delle truppe puntarono a Trento da est e si trovavano a pochi chilometri dall'ambita città. Insomma, ormai era fatta. Garibaldi aveva battuto il grosso degli austriaci, ormai rassegnati a una sconfitta inevitabile e trincerati a Trento. Basta! Per noi la guerra è caput! Abbiamo già ottenuto quello che volevamo! Fermatevi anche voi! Affrontare l'Austria da soli sarebbe stata pura follia, e così il governo inviò un telegramma a Garibaldi, ordinandogli di lasciare il Trentino. Il generale, arrabbiato e deluso, rispose con una sola parola: obbedisco, e lasciò i territori conquistati. Il Veneto e il Friuli furono ceduti all'Italia in maniera umiliante, poiché non era stata vinta nessuna battaglia, nessuna, tranne quella di Bezzecca dell'intramontabile Garibaldi. Dopo tanti anni il Nizzardo trovò un nuovo amore, Francesca Armosino, di 40 anni più giovane. Da lei ebbe 3 figli, ma non poté sposarla subito poiché il precedente matrimonio non era annullabile. Armosino colmava un vuoto che durava tanti anni, ma c'era un altro vuoto che era diventato un'ossessione: Roma. Garibaldi fece proclami incendiari in giro per l'Italia, fomentando l'opinione pubblica, ma il governo italiano non condivideva la cosa e cercò di fermarlo. Siccome egli abitava nell'isola di Caprera, bastava tenerlo d'occhio col cannocchiale e controllare gli ospiti. Allora, Garibaldi è ancora lì? Sì, sta stendendo i panni. Peccato che si trattasse di un sosia. Il vero Garibaldi aveva preso una barchina nella notte e raggiunse lo stivale in incognito. La sua evasione scatenò una crisi di governo e nessuno voleva gestire la patata bollente.
Garibaldi aveva quindi mano libera. A Roma si scatenarono ribellioni e le camicie rosse avanzarono da ogni direzione. Il generale, a 2 passi da Roma, fece proclama al popolo romano di unirsi alla causa. Ma le buone notizie finirono qui. Le insurrezioni furono un flop totale e i cittadini romani non mossero un dito. A Firenze si formò un governo che non avrebbe tollerato le azioni di Garibaldi. I francesi erano appena sbarcati a Civitavecchia. Ormai non c'era più alcuna speranza, ma l'onore gli impose di ingaggiare almeno una battaglia. E così, mentre le sue forze si stavano lentamente ritirando, Garibaldi si scontrò coi francesi a Mentana. Fu una sconfitta totale. Garibaldi fu nuovamente arrestato, graziato e rispedito nella sua casa a Caprera, che promise di non lasciare più. Passarono 3 anni e nella guerra franco-prussiana Napoleone III fu sconfitto a Sedan, venendo deposto. Per un'incredibile coincidenza avvenne questo. Avevamo detto che volevamo fare di Firenze la capitale? Ah no! Volevamo dire Roma! E così il Regno d'Italia, approfittando della debacle francese, prese Roma, facendone la sua capitale. Il condottiero che aveva combattuto per decenni per quella città non fu neanche considerato. Il risorgimento era finito con un anziano Garibaldi esiliato a casa sua, ormai triste e solo. La Francia tornò a essere una repubblica, ma stava ancora affrontando la Prussia, che a breve sarebbe diventato l'impero tedesco. I transalpini fecero appello al vecchio generale, sperando di rievocare le sue passioni repubblicane. La risposta non si fece attendere. Ciò che rimane di me è al vostro servizio. Gli fu assegnato un corpo di 5.000 volontari, molti dei quali italiani. Ma ormai era l'ombra di se stesso. Si reggeva col bastone, soffriva terribilmente i reumatismi, ma il fervore era sempre lo stesso. Il generale condusse gli scontri a Digione per diversi mesi. Il tutto culminò con il figlio Ricciotti che riuscì a impadronirsi della bandiera tedesca. Fu l'unico vessillo conquistato dai francesi in tutta la guerra. Nonostante la vecchiaia e gli acciacchi di 1000 battaglie, Garibaldi riuscì ancora una volta a lasciare il segno. Quella di Digione fu la sua ultima battaglia. Era arrivato il momento di ritirarsi a vita privata. Nel 1880, grazie a un cavillo, fu annullato il matrimonio con Raimondi. Ora poteva sposarsi con Francesca Armosino. Garibaldi passò gli ultimi anni in sedia a rotelle, scrivendo le sue memorie. Sul letto di morte, le sue ultime parole furono: muoio senza aver liberato Trento e Trieste. E così si spense il leggendario ed eroico condottiero, uno dei personaggi più importanti del Risorgimento. Nato come un cittadino qualunque, combatté per la maggior parte della sua vita e in quasi tutti gli angoli d'Italia senza mai tirarsi indietro. Persino la data della sua morte non era banale: 2 giugno, ovvero l'anniversario della Repubblica Italiana. Nonostante avesse rischiato innumerevoli volte la propria vita, morì di vecchiaia nella sua amata Caprera. Il suo carisma, i suoi ideali di libertà e la sua determinazione fecero di lui una delle persone più famose e ammirate al mondo. Nei decenni successivi, il nome di Garibaldi fu usato da qualunque schieramento politico. In praticamente tutti i centri abitati d'Italia non manca una via o una piazza dedicata a Garibaldi. Spero abbiate capito perché.